Giorno 2 di 11. Sospesi tra vita e morte, in tutti i sensi. Ragazzi, buongiorno, benvenuti su Sì Bloggia. Oggi è un altro giorno, speriamo, perché se va come ieri allora vuol dire che la vacanza è rovinata, perché vuol dire che tutti i giorni sarà così. Speriamo che oggi non succeda niente di strano. Però di cose strane ne facciamo abbastanza, quindi di cose che possono succedere ce ne sono troppe. Allora, il programma di oggi è andare a Bovec, o Plezzo in italiano, a fare la zipline più lunga d'Europa, la zipline Bovec, vedere, se abbiamo voglia, le cascate di Boca, tutto stamattina, sono le 8:15, abbiamo la zipline alle 10, abbiamo 40 minuti di macchina, quindi partiremo alle 9 e arriveremo là in orario, e poi tornare su, mangiare pranzo, visto che mia madre, che non fa la zipline, con mio fratello più piccolo, che non fa la zipline, stanno qua a preparare pranzo, verso le 2 saremo qua, mangiamo, poi usciamo a vedere le cascate di Kozjak, che sono le più belle forse della Slovenia, e poi il paese di Caporetto. Allora, la camera ve la faccio vedere con calma stasera. Adesso vi faccio vedere un attimo l'esterno qua, perché ieri alla fine, a parte che era buio, ma poi eravamo molto incasinati e alla fine non ve l'ho fatto neanche vedere col buio, quindi adesso sono qua fuori su questo enorme balcone e vi faccio vedere la vista. Si sta bene, non fa freddo, tipo il tipo che faceva freddo nelle altre mattine, ma oggi stranamente fa bello, perché qua di solito piove sempre, compreso domani e dopodomani quando noi andremo via, per cui meno male che oggi fa bello. La coppia di olandesi è andata via, che era accanto a noi. Sono le 9, dobbiamo partire perché bisogna arrivare là per le 9 meno 10 e abbiamo 40 minuti di macchina, mi sento pure in ritardo, strano. Qui siamo sulla strada statale adesso, quindi la parte più tortuosa l'abbiamo finita. Qui siamo a Trnovo ob Soči, paese. Qui siamo al paese di Serpenica, giusto? Serpenica, sì, giusto. Siamo arrivati in un paese che non so che paese sia. Siamo arrivati, ma ho fretta, quindi ci vediamo dopo. Siamo all'interno di qua, di Zipline Slovenia, ma fanno anche rafting, canyoning e altre cose. Ora dobbiamo firmare e pagare. Poi mi hanno messo l'imbragatura. Comunque la zipline costa 70 euro. Vuoi provare a mettere qualcosa? Stiamo andando a prendere le jeep. Comunque dicevo che la zipline costa 70 euro a persona, quindi 210 abbiamo speso. Qui abbiamo l'imbragatura, i guanti, il casco. Sull'inglese ne sono cavata abbastanza bene, poi quando ho iniziato a dire termini tecnici sono andato in crisi, però vabbè. Siamo arrivati qua, sotto c'è Bove, che abbiamo fatto 25 minuti di macchina, anche mezz'ora. Un pezzo era asfaltata, poi dopo era tutta sterrata. Il tipo tra l'altro parlava italiano, qua la guida non lo parla, quindi sarà un po' un casino, ma vabbè, in qualche modo si farà. Come ci sono 5 percorsi di zipline. Dietro lì c'è una parte di percorso, avete quelle persone che è un po' ripido, quindi se non siete molto adeguati magari ecco non venite. Qua siamo arrivati al percorso di prova. Noi siamo qui, credo che stiamo aspettando che finisca l'altro gruppo, perché abbiamo siamo divisi in 3 gruppi, ci sono i 7 cechi, quelli là in fondo, qua ci sono 4 francesi, 3 belgi, qua ci siamo noi 3 e i 3 olandesi con noi. Ci stiamo provando. Io non filmerò il mio, filmerò gli altri perché è troppo pericoloso. Frena with this one, yeah? Okay, you can sit down. Sit down. So very closer, feet. Closer, feet. Good. So this is position normal. You have to go to this turbo. So knee up. This is turbo. Very good. Super. But stay in turbo. Non stop turbo, okay? We come. Shakira, Shakira, come up. Super. Look at Ellie.
signal frena. Per cui il turbo, lean back, super. Frena, bravo Torino, super. Papà. Adesso siamo qui, aspettiamo le guide perché la guida che c'era qua è scesa col bambino. Oddio, è abbastanza... Frena? Non frena, ok. Qui c'è mio fratello che fa con la guida perché non ha ancora 15 anni, secondo me è per quello. Bravo, ne frena, ok? E li frena, bravo, camera on. Let's go. Ok, the first one. Excited? Le guide sono simpatiche, molto. Le ragazze, gli uomini non li ho conosciuti bene. Ciao ciao papà. Molto divertente, non è pericoloso, può farlo, non dico chiunque, ma quasi. E questa è la vita sulla valle, Bovec-Plezzo, sono stessa cosa. Abbiamo finito anche la seconda, ora andiamo verso, ce ne sono 5 teoricamente, ora andiamo verso la terza giù da questo sentiero. Comunque tedeschi, olandesi, no, questi sono olandesi, basta, belgi forse, ecco, sulle camminate. Non si avvicinano neanche minimamente agli italiani, mi spiace ma sono ancora là. Poi sull'inglese, insomma, lo parlano giusto un filino meglio di noi. Questa è nel bosco. E anche la terza è finita. Adesso andiamo verso la penultima zipline. Qui il sentiero non è facilissimo. Questa è l'ultima, siamo arrivati qua perché è pericoloso. Che bello qui. Guarda qui cosa Facciamo in due questa. Poi c'è la vista sul tutta la valle, Bove, l'orizzonte, il fiume. Ok, qua è tutto finito, abbiamo fatto tutte e 5, tutte molto belle, in alcune volte si andava in due, alcune volte si andava da soli, non ho capito bene perché. Non ho filmato perché non avevo qualcosa per attaccare al braccio e quindi non ho potuto attaccarle, non potevo tenerle in mano perché dovevo frenare, poi è pericoloso. E niente, ora andiamo a vedere quello che dobbiamo fare oggi. Tanto adesso andiamo a capire dove finiamo qua. Risonate le jeep, ora torniamo giù, abbiamo finito tutto. Gli olandesi, l'autista, un po' spericolato. Quanto siamo? Ai 40 all'ora qua. Che non è proprio una strada tanto bella. Siamo tornati a Bove, che è questo paese veramente molto piccolo. E faremo un giro veloce per il paese e poi andremo su da nostra madre a mangiare. Non so se mangeremo a Caporetto o se mangeremo qua, adesso vediamo. Allora, adesso l'obiettivo è andare a vedere le cascate di Boca, che sono le più alte del paese. Lasciamo la macchina ad un parcheggio che dovrebbe essere miracolosamente gratuito e poi c'è un punto panoramico a un quarto d'ora da lì per andare a vederle. Dobbiamo fare anche rafting, però bisogna prenotare il giorno prima e domani non abbiamo tempo. Peccato perché il fiume era bellissimo per fare rafting, però o lo facciamo a Crcà dove andiamo poi negli ultimi giorni, o se no c'è in Italia, quindi va bene lo stesso. Siamo qui a comprare il pane. Ho comprato 6 micche di pane e una ciambella da Pecorina Tugovina, 10 euro, un prezzo molto turistico. Se sapete l'inglese non mi fate fregare, noi non sapevamo né l'inglese né lo sloveno, ci siamo fatti fottere. Bisogna andare a comprare nei posti poco turistici, se no ciao. Non credo la ciambella costasse... La rotonda a sinistra. Siamo arrivati, qui c'è il parcheggio gratis per le cascate del Boca, che è sulla strada tra Caporetto e non mi ricordo, è Bovec.
Questo qua è il ponte e le cascate qua non si vedono ma sono lì. Adesso andiamo a farci un sentiero di un quarto d'ora e andiamo a trovare un bel punto, diciamo, di panoramico. Ecco, noi dobbiamo arrivare qua, Razgledish. Questo qui è il fiume Isonzo, che nasce da qui, dalle cascate, dove poi si fa tutto il rafting. Il totale della testa della cascata è di 136 metri, l'altitudine invece di dove inizia a buttare è 725 metri. Diciamo che un quarto d'ora di camminata proprio per chi non cammina neanche 5, cioè per gli olandesi forse, per chi cammina neanche 10 minuti. Sono quasi le 2, adesso prendiamo la macchina e andiamo a Caporetto. TKK, che sarà un'agenzia di logistica, penso, perché vedo dei camion. Sono anche quelli che fanno parapendio. Eccoci. Adesso andiamo a parcheggiarci qualche posto, poi mangeremo pranzo e faremo un giro qua per il paese. Ho cagato la macchina qui in sto mini parcheggio e adesso andiamo dalla chiesa che è in centro, dove ci sono i miei, la madre di mio fratello. Mangiamo pranzo, poi facciamo un giro al sacrario lassù e all'ossario italiano, poi facciamo un giro per il paese e per il Kobaryshki Museum, Kobaryshki, qualcosa del genere, che è il museo della prima guerra mondiale. Che belle queste persiane. Persiane che avrà fatto Tito in persona, perché più o meno l'epoca è quella, forse anche prima, anzi prima. Cioè Tito forse era nato quando ha fatto queste persiane. La pedonale in centro a un paese grosso, quanti abitanti ha? 3.000 forse. Qui c'è il museo di Kobaryshki Muzei, che è il museo della prima guerra mondiale, che vedremo vedere dopo. Qui c'è un ostello che dicono sia fantastico dalle recensioni. E questo è Caporetto, mi piace Caporetto, ragazzi, bella, carina, pulita, tenuta bene. L'asfalto ovviamente è perfetto, perché non ve l'ho letto, ma l'asfalto qua, ragazzi, a parte un paese dopo il confine con l'Italia, l'asfalto è perfetto. Certo, la Slovenia è grossa come la Toscana, quindi per carità è anche molto più semplice da tenere pulita, però la tengono pulita, fanno bene l'asfalto, non ci sono sigarette, ce n'è una ogni le sigarette per terra. E beh, qua c'è la merda di piccioni, ma quello non è un problema dello Stato, ci potrebbero pulire, ma va bene. Comunque tutto bello. Ok, qua siamo arrivati in pieno centro al paese, c'è la chiesa e là ci sono mia madre e mio fratello. È la prima volta che vedo la bandiera della Slovenia, di là dove siamo andati l'altro giorno, cioè ieri, e vai in Italia. Ecco, i panini che ne guardo sono questi, cioè 10 euro. No, c'era anche la... Almeno il pane è buono, il salame anche, più buono che in Italia, quello tagliato così. Abbiamo questo dolce tipico sloveno che ho comprato mia madre stamattina, si chiama Izdolin Soce. Non so cosa sia, è della Sozza Valley, quindi di qua. Vediamo un po' che gusto ha. Tipo un biscotto con dei pistacchi e roba dentro. Ha il gusto di biscotti, solo che c'è il pistacchio salato, quindi fa un po' di contrasto. Abbastanza buono. Abbiamo sto Brodnik qua, un altro dolce. Zlaszczarstwo impekarstwo. Lincerskakavomi vim prelivom. Gli ingredienti
sono tutti in sloveno, che poi una lingua slava, quindi praticamente russo. Assaggiamo. Secondo me sono industriali, però anche fossero artigianali non sono buonissimi perché c'è troppi ingredienti dentro, cioè non fanno schifo, ma quelli prima sono più buoni. Anche lo yogurt è fatto con vero latte di mucca, è buono, cioè non è dolcissimo, sa un po' tanto di latte, però è yogurt, non è quello che si compra al supermercato così. Abbiamo mangiato e ora mi guardo sta chiesa dell'Assunzione della Vergine Maria, si chiama una cosa del genere. L'ho tradotto un po' più o meno dallo sloveno, perché è scritto in sloveno chiaramente. Kobarid, meglio conosciuta come Caporetto o come Karfight in tedesco, è una località della Slovenia che ha avuto un ruolo di primo piano nella storia del XX secolo, grazie agli eventi legati alla Prima Guerra Mondiale. La sua storia, tuttavia, affonda le radici molto più in profondità, con tracce e insegnamenti fin dall'età del rame. Infatti la zona fu abitata fin dalla preistoria e un'importante testimonianza di questo periodo è l'altura rocciosa di Tonokov Grad, che ospitò un insediamento fortificato di epoca tardo-romana e tardo-antica, IV-VI secolo d.C. I resti di oltre 20 edifici e di alcune chiese rendono questo sito uno dei più rilevanti insediamenti fortificati tardo-antichi delle Alpi orientali. Tralasciando le guerre mondiali, visto che ve le spiegherò dopo mentre visiteremo il museo della Prima Guerra Mondiale, dopo la Prima Guerra Mondiale, Kobarid entrò a far parte del Regno d'Italia con il nome di Caporetto, integrata prima nella provincia del Friuli e poi in quella di Gorizia. Nel 1947 passò sotto il controllo della Jugoslavia nella Repubblica Socialista di Slovenia, divenendo poi parte della neonata Repubblica di Slovenia nel 1991. La storia recente di Kobarid è stata segnata anche da numerosi eventi naturali. I terremoti, in particolare quello del 98 e quello del 2004, con epicentro proprio in città, hanno causato molti danni alle infrastrutture e alle abitazioni, spingendo la popolazione a intraprendere sforzi di costruzione e a rafforzare le misure antisismiche. Comunque, mamma mia, le sedute di questa chiesa, tanta roba, cioè pure in Italia si sta seduto sul legno, qua, adesso non lo so, non ho ancora provato, ma penso sia, vabbè, nettamente più comodo direi, cioè stai un'ora di messa, 20 minuti, mezz'ora seduto, cioè sta seduto qua o sul legno, è diverso. Questa campana è del 1848, c'è scritto qua. Allora, è stata fatta da Joseph Serafino, from Udine. E basta, non capisco più niente di inglese, di sloveno ancora meno. Arcianco in Mecca, Metrica e vendono lo yogurt, è abbastanza 4,60 €, abbastanza turistico il prezzo. Fare questo, parlano anche italiano, una signora, le altre molto più o meno, prezzi normali, come in Italia adesso. Andiamo a vedere il museo. Lì comunque se volete c'è l'info point turistico, Caporetto nei vari anni. Tra il 15 e il 17, anche lì e anche lì. Lì invece tra il 20 e il 30, 35 e 40, 60 e 65. Qui andiamo dal museo, ora però andiamo a... guardate qua il cannone, è ricolorato ma sì, è degli anni della Prima Guerra Mondiale, quindi è vecchissimo. Non so se sia stato dell'Italia o degli altri che si hanno sconfitto, ma non lo so. Qua poi all'ingresso del museo, questo è un cannone che pesa 1 tonna e 1060 kg, quindi 1 tonnellata, calibro di 420 mm, altezza di 1,60 m, range di 12 km e 7, quindi poteva andare lontano, 12, quindi da qui poteva andare a cadere a Bovec più o meno, che era poco, ma per l'epoca tanto. Qui è una biblioteca. Polenti Urnik Znice Kobarid. Giugli August. Qui saranno i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, no, non penso perché, vabbè, no, saranno i giorni comunque.
Allora, entriamo a vedere il museo di Caporetto. Non so se si può filmare, vediamo. È aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 in orario estivo. Si presenta così. La visita inizia al primo piano, parlavano italiano, mi ho preso 20 euro in tutto. Ernest Hemingway. Ah, che bello! È arrivato il momento del mio monologo sulle guerre mondiali, sperando che sia un discorso molto più noioso di quello che fanno i prof a scuola. Questo me lo sono augurato prima. Allora, tralasciando tutta la parte dei fasci di Mussolini antecedente alla battaglia di Caporetto, visto che un video di Barbero e un libro che vi metto in descrizione lo spiegano benissimo, possiamo dire che questa battaglia fu combattuta tra il 24 ottobre e il 10 novembre 1917 e fu l'evento più drammatico e disastroso per l'Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Partiamo dal contesto. Dopo anni di molti conflitti sul fronte dell'Isonzo, gli eserciti erano esausti. L'esercito austro-ungarico, in difficoltà, ricevette supporto di forze tedesche, che erano state liberate dal fronte orientale dopo il crollo dell'impero russo. L'obiettivo era sferrare un attacco a sorpresa per sbaragliare le forze italiane e costringerle alla resa. Spoiler, ci sono riusciti. L'attacco austro-tedesco, comandato dal generale Otto von Bülow, si distinse per l'uso di una nuova tattica, nota come tattica di infiltrazione. Invece di un attacco frontale su un ampio fronte, le truppe si concentrarono su un punto specifico del fronte italiano, quello di Caporetto. L'offensiva iniziò con un intensissimo e breve bombardamento d'artiglieria, che usò anche proiettili a gas per disorientare e annientare le prime linee italiane, che erano poche, perché il generale Cadorna decise di anticipare Hitler e, credendosi imbattibile, si presentò con pochi uomini, tanto cosa vuoi che siano? Sti sloveni saranno mica forti, sti austriaci saranno mica forti, no, vuoi mica che siano forti? E infatti ci hanno mandato a casa. C'è anche un itinerario storico da poter fare, ci sono anche le guide che mi accompagnano, ma comunque questo qua. Poi vi lascio dei link in descrizione. Questo qui è il ponte che noi passiamo. Di là non so dove vai, su invece per andare al nostro appartamento. Adesso chiaramente non è più quello. 46, sì, nel 46 è venuto in visita Eisenhower, che poi sarebbe diventato qualche anno dopo, cioè un po' di anni dopo, presidente dell'americano. Una foto del 91, del 26 dicembre, date del 25 giugno del 91, della dichiarazione di indipendenza della Slovenia. Si sono separati dalla Jugoslavia. Subito dopo, le Sturmtruppen, quelle vere tedesche e non quelle di Ursula von der Leyen, che cita sempre negli altri momenti di TV Marco Travaglio il sabato sera sul 9, e le truppe austro-ungariche più addestrate si infiltrarono nelle linee nemiche, ignorando i punti di resistenza e puntando alle retrovie, ai centri di comando e ai depositi. L'esercito italiano si trovò impreparato a fronteggiare una tattica così aggressiva e inattesa. La seconda armata italiana, posizionata in una zona montuosa e difficile, fu colta di sorpresa e si sbandò rapidamente. La rottura del fronte portò a una ritirata disordinata e caotica, che si trasformò presto in un vero e proprio cammino di Santiago, ma lo scopo non era pregare, era sopravvivere. La ritirata fu disastrosa. L'esercito italiano subì enormi perdite, decine di migliaia di morti e feriti e circa 300.000 prigionieri. Venne perso un enorme quantitativo di armi e materiali, inclusi pezzi di artiglieria e munizioni. Il disastro portò alla sostituzione del generale Cadorna, che aveva gestito la guerra con una disciplina rigidissima e fallimentare. Al suo posto fu rinominato il generale Armando Diaz, il quale cambiò radicalmente l'approccio, migliorando il morale delle truppe e le condizioni di vita dei soldati. Le truppe si ritirarono per circa 150 km, stabilendo una nuova linea difensiva lungo il fiume Piave, il famosissimo Piave. Saliamo su al secondo piano. Qui però fanno le visite guidate, ci sono 708.000 persone, però vediamo. Qui riuscì a organizzarsi e a resistere all'offensiva austro-tedesca, salvando la situazione e gettando le basi per la successiva controffensiva, che avrebbe portato l'Italia alla vittoria e alla conquista di Caporetto, che, come abbiamo visto prima, fece parte dell'Italia fino al 47. Concludiamo con una curiosità. L'espressione fare una Caporetto
è entrata nel linguaggio comune italiano, soprattutto in quello dei milanisti, oltre alle bestemmie, nell'ultima stagione e all'inizio di questa, per indicare una sconfitta clamorosa e un disastro totale, a testimonianza del profondo trauma che questo evento ha lasciato nella memoria collettiva. A me, sinceramente, non me ne frega niente. Però, vabbè. Velocemente passiamo alla Seconda Guerra Mondiale, dove un gruppo di partigiani sloveni e italiani della brigata Garibaldi Natisone, sfruttando i boschi nei dintorni, riuscirono nei giorni a seguito dell'armistizio dell'8 settembre del 43, che vide la ritirata delle truppe nazifasciste, a prendere il potere e a fondare la Repubblica di Caporetto, la repubblica probabilmente più breve della storia della Slovenia, perché durò 2 mesi. E poi i tedeschi, in pieno stile hitleriano, cioè con una manovra molto democratica e molto pacifista, riconquistò a suon di bombe e cannoni la città, che poi fu sotto ai tedeschi fino al 47, quando purtroppo, per fortuna, per volere di Dio, Hitler morì e il nazismo cadde e la città passò sotto al controllo della Jugoslavia. Evviva! No, non so se era meglio stare sotto Tito o sotto a Hitler, ma la festa gli sloveni la fecero veramente. Il 25 giugno del 1991, quando nacque, questa volta veramente democratica, la Repubblica di Slovenia. 5 minuti e mezzo di audio per dire 2 cose che tutti sanno. Perfetto. Allora, abbiamo finito di visitare il museo, è molto carino, volendo si può vedere anche un video di 20 minuti, anche in italiano, sloveno, quello che c'è, in inglese credo, tedesco, perché qua c'è solo i tedeschi, che vi spiega un po' della prima guerra mondiale, ma noi non l'abbiamo visto. Adesso andiamo alla chiesa di San Antonio da Padova e all'ossario italiano. Ci vuole un quarto d'ora a piedi e la chiesa, vediamo se di qua riesco a farvela vedere, ma non penso, comunque quella che si vede dalla strada, quella in alto. Non si vede mai tipo lassù. Per passare potete andare o dall'info point che vi ho fatto vedere prima nella piazza principale e poi salire, oppure la signora del museo mi ha detto che c'è una scorciatoia in cui se io vado su di qua mi ricollego alla strada senza fare tutto il giro. Sicuramente c'è anche un punto che vende varie cose della Slovenia e varie cose del museo ed è... Si arriva anche in macchina, però siamo fatti un mini trek. Qui c'è la chiesa e, che non mi ricordo come si chiama, da Padova, San qualcosa da Padova, e l'ossario. C'è anche un museo, un altro museo della prima guerra mondiale. Un'altura che domina la città si trova l'ossario militare italiano, inaugurato nel 1938 da Benito Mussolini. È un monumento imponente, a forma di ottagono, che custodisce i resti di oltre 7.000 soldati italiani caduti a caso dalle montagne, caduti nella prima guerra mondiale. Comunque ragazzi, l'isonzo ha un colore veramente splendido, Cioè dal video non rende perché più o meno, però è bello. Andiamo dentro all'ossario, vediamo un po' se sta chiesa è bella oppure no, mi sembra molto moderna, però vediamo. (1669) 16 settembre è stata consacrata. C'è l'ossario dove ci sono tutti i nomi delle persone. C'è questo piano qua e c'è ancora un piano qua sotto con tutti i nomi delle persone che sono morte chiaramente nelle varie valli dell'Isonzo, qui nei dintorni. Un quarto d'ora per salire, forse se fai il giro lungo, ma questa scorciatoia qua, se è un quarto d'ora, di nuovo il tempo per gli olandesi, perché sono 5 minuti, 10, no, 5 a scendere, salire 10. Tornati a Kobarid, ora andiamo a vedere la cascata di Kozjak. Sono le 6:10 ragazzi, speriamo di arrivare tipo alle 6:30 che non sia più a pagamento, perché costa tipo 1,50 € il parcheggio e 5 € per entrare, per cui speriamo che magari stiano già andati tutti, visto che magari è tardi, non c'è più nessuno, e che non sia più a pagamento, perché altrimenti bisogna pagare pure quello. Questo qua è il parcheggio delle cascate di Kozjak, che costa 1,50 € all'ora, si paga dalle 9 alle 19, sono le 18:25.
paghiamo perché qua non siamo in Italia, non viene nessuno lo stesso a controllare, però non siamo in Italia e potrebbero venire e per 1,50 € non mi sembra il caso di rischiare. Non vedo più nessuno allo stanzino per pagare, non vedo nessuno a cui pagare, quindi o si paga là in fondo o se no non si paga l'ingresso. Vabbè, non paghiamo. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Comunque stiamo prendendo un botto di gente che sta tornando, quindi se avete la possibilità fatela la sera tardi. Che punto A, dopo le 7 non pagate il parcheggio. Comunque 1,50 € all'ora, non è che si, però sono comunque 1,50 €. E in figo qua tu sei in mezzo al sentiero che stai andando alle cascate e se vuoi puoi comprarti da bere, non so dove ti metta il prezzo, però dovrebbe esserci da qualche parte scritto. Vendono acqua, tè, Coca-Cola, donazione volontaria, quindi vuol dire che puoi mettere quello che vuoi e ti prendi da bere. Beh, questa è una cosa interessante. Cioè, sono quasi le 7, guardate quanta gente sta scendendo, cioè se finite qua alle 2 sul freddo con questo bel fiume qua. Fa fresco, non trovate posto neanche per muovervi secondo me. Ora 25 minuti indicato su di qua, ma noi andiamo a vedere il ponte perché non si può fare una foto, cioè non si può non fare una foto con un fiume del genere, cioè è impossibile, cioè, proprio da folli. Ecco, così è il colore giusto, questo qua è il colore dell'acqua ragazzi. Qui è giusto un pelo più verde, ma se guardate il punto lì è esattamente il colore che ha l'acqua. È così, cioè non è uno scherzo, è così l'acqua, non l'ho modificata, vi giuro, venite, non è modificata, è così. Troppo bella quest'acqua. Troppo. Qua il sentiero è facilissimo. Qui c'è una grotta, che secondo me è più un cespuglio che una grotta, però... minchia, piove. Vediamo un po'. Non trovo un bell'orso. No, finisce... bah, finirà lì. Beh, va ancora un po' avanti, ma c'è solo merda umana, quindi... esco, va. Ripestare cacca non ne voglia. Ma siamo già arrivati, teoricamente. Qui tecnicamente si ferma, però io provo ad andare lo stesso giù perché qua non si vede nulla. Credo no, non sono qua le cascate del Kodjak, o meglio là, le cascate del Kodjak, questa qua è la Little Kodjak, quindi è la piccola cascata del Kodjak. Comunque anche la Little non è brutta, solo che non c'è un posto per vederle intere. Vediamo se lo trovo, c'è un po' di trekking, più o meno qua. Qui c'è il bar che è un bar, ma è anche il luogo dove si paga l'ingresso. Abbiamo pagato l'ingresso, io ho pagato da bambino, quindi sono 4 euro, no 3 euro, 5, 3, 11, 5, 8, 11, sono 3 euro per i bambini e 5 per gli adulti. L'entrata sì, però funziona così. E ha già chiuso, c'era ancora però il ragazzo che ci ha fatto pagare, quindi va bene così. Cavolo è sta cascata. Comunque qua è bello, fan pagare, saranno anche, però cioè sembra di essere un po' in sud-est asiatico. Amore di cascata in arrivo. Pensate che io non volevo neanche venire qua perché non era nel programma, meno male che l'ho inserito perché sì, 5 euro, ma ragazzi, cioè non potete capire quanto è bello qua. Starei qui tutta la sera, ma voglio andare perché sennò è troppo tardi. Che solo ragazzi, perché qua un po' si scivola, soprattutto là. Comunque sì, i 25 minuti a piedi ci stanno tutti e questo è nettamente il posto più bello che io abbia visto in Slovenia finora, e a livello naturale posso anche dire che forse è il posto più bello della vita.
perché una cascata del genere in Italia non esiste. Non esiste. È bellissima. Fuori dai giochi, turisticissima, ma è da vedere, cioè. Non dico di non farla pagare perché effettivamente, vedendo che ci sono tutti, comunque tengono bene le corde, però 5 euro a testa. Ah, fanno i soldi qua, va, di fame non muoiono. Quelli del bar secondo me sono lì fino a che non viene buio, perché se viene qualcuno e si fa male lì sono guai seri per loro secondo me. Quindi finché non verrà buio staranno qua, tipo ancora un'ora, poi gente non viene più. Eccoci qua, la campanile di Caporetto che è lì dietro. 10 minuti siamo a casa e 45, 8 meno un quarto arriviamo. Lì la chiesa che volevo vedere. A dormire siamo là. E noi a dormire siamo là dietro. Qua non si vede, anche del baule se è. Che bella Più o meno siamo là. Visto che siamo sulla strada veniamo a vedere la chiesa, quella bella, perché poi domani chissà, se abbiamo ancora tempo, siamo di fretta. Veniamo adesso a vedere, tanto 10 minuti prima, 10 minuti meno che arriviamo a casa non cambia la vita. La chiesa di San Fermin, San Ferman, qualcosa del genere. Oggi vi racconto un po' dell'etimologia del nome di Slovenia, della sua bandiera e dello stemma. Allora, il nome Slovenia deriva dalla parola slava che significa slavi. Sebbene l'origine della radice slav sia ancora oggetto di dibattito, il significato del nome è chiaramente legato all'identità etnica e culturale del popolo sloveno, cioè quella slava. È in linea con i nomi di altre nazioni slave come la Slovacchia, la Serbia e la Croazia. La bandiera è un tricolore a bande orizzontali di uguali dimensioni, bianco in alto, blu al centro e rosso in basso. Questi colori sono i tradizionali colori panslavi, che usano anche tutti gli altri stati con i popoli slavi, come Croazia, Slovacchia, Serbia e anche la Russia, e furono usati per la prima volta dai rivoluzionari sloveni del 1848. Posizionato nella parte superiore a sinistra vi è lo stemma nazionale, che rappresenta il monte Triglav, ovvero la vetta più alta della Slovenia e delle Alpi Giulie, ed è da sempre un simbolo nazionale di forza e tenacia. Vi sono poi l'inno ondulate blu, che rappresentano i fiumi e il mare Adriatico, indicando il legame della Slovenia con l'acqua, e infine troviamo le 3 stelle a 6 punte, prese dall'emblema storico dei conti di Celie, una delle più importanti e influenti casate dinastiche slovene del XIV e XV secolo. Rappresentano la nobiltà slovena e la lotta per la libertà e l'autodeterminazione. È un po' buia come chiesa, però è bella. Cioè 2 luci potevano anche metterle, però qua fa proprio ambiente religioso, quindi ci sta anche senza luci. C'hanno un organo, l'organo più grosso che avevo mai visto, è una cosa pazzesca. Abbiamo deciso che torneremo anche domani mattina a vedere, perché col sole deve essere bellissima. Però sta chiesa qua è bella, cioè adesso ci sono chiese più belle, però questa è molto bella. Non so se pioverà da fuori, vista dalla strada, o da dentro. Siamo lì. E poi anche la vista sul paesino. Un paese, cioè la Slovenia è tranquillissima, cioè non c'è nessuno, paesi carini. Figo. Noi dormiamo tipo lassù da qualche parte, si vede la chiesa dal nostro appartamento. Forse lassù, quello là dovrebbe essere il nostro appartamento. Di qua mi pare che sia quello, però potrebbe essere anche un altro. Questa qua è la vista che c'è dall'appartamento. Qua c'è un paese che non so come si chiama, lì c'è una chiesa più o meno. Da sotto è stata che abbiamo fatto il ponte che porta a Bovec, che è tipo per là dietro, lì sotto per lì ci sono le cascate, là si vede una parte di Caporetto che è là dietro. Ho fatto vedere stamattina ma non vi ho spiegato bene. Figo di qua è bello. Qui sono gli olandesi che alloggiano con noi alloggiamo lì sopra, c'è un balcone che sarà più corto della nostra casa tra un po', perché l'appartamento è per 8, adesso ve lo faccio vedere bene. Ragazzi, tra l'altro guardate come filma bene il telefono di notte. Bello. Bello. Non si vede nulla qua, ma lì c'è il paese. Fa freddo. Cioè, qua fa freddo fuori, ragazzi. E niente, guardate che bella la luna là. E ancora domani hanno preso tutto il giorno qua. Però adesso è ancora abbastanza sereno. E con questo direi che posso anche salutarvi. Qua volevo vedere se si chiudeva, ma non c'è nulla per chiudere, quindi dovrò tirare, sì, esatto, dovrò tirare
la tenda, perché stamattina mi sono svegliato alle 6:30 perché c'era la luce che mi accecava. Buonanotte, a domani. C'è per voi mercoledì prossimo, ore 19:30. Ciao.